Se state cercando un binocolo telemetro, questo test è quello che fa per voi. Ho provato il Paragon della Vector Optics. Per prima cosa ci tengo a ringraziare la Vector Optics per avermi mandato questo binotelemetro, il Paragon, appunto per farne la recensione. Non vi farò vedere l'unboxing, anche perché io l'ho già provato, ovviamente appena mi è arrivato non vedevo l'ora di testarlo, ma anche perché nella confezione non c'è molto altro oltre al nostro binotelemetro. Vi faccio vedere velocemente cosa c'è nella confezione. La confezione, come sempre, la Vector Optics non ci delude mai, sono davvero molto belle, molto eleganti, molto robuste. All'interno della confezione cosa troveremo? Troveremo la classica pezzuola di pulizia delle lenti con il suo sacchettino e la clip per essere agganciata e non perderla, appunto della Vector. Troveremo poi insieme questo fogliettino dove ci sono riassunte praticamente le caratteristiche tecniche di ogni, diciamo, parte del binotelemetro, quindi 4 istruzioni veramente semplicissime su come utilizzarlo e come vengono visualizzati i dati sul display. È molto semplice, perché in verità l'utilizzo di questo binotelemetro è davvero intuitivo. Insieme poi troveremo questa bella custodia protettiva molto robusta con lo strap, con un passante per la cintura che potrebbe essere utile, ci sarà anzi sicuramente utile quando ad esempio andremo a fare delle escursioni o comunque delle attività appunto outdoor e ci porteremo dietro il nostro Paragon. Poi sempre all'interno della scatola troviamo questi tappi che possono essere messi o anche tolti, anche se questo binotelemetro non teme sicuramente le condizioni ambientali, in quanto vi dico subito che ha uno standard di resistenza, diciamo così, IP67. Questo significa che può lavorare praticamente in ogni condizione ambientale, sia che questa sia particolarmente umida, quindi pioggia o nebbia, quindi umidità molto elevata, ma anche per quanto riguarda il range di temperature di lavoro. Infatti può lavorare da ben meno 10 gradi fino a più 50 gradi, quindi sicuramente potremo utilizzarlo praticamente, credo, in ogni ambientazione noi ci dovessimo recare. Troviamo poi nella confezione anche questi tappi posteriori che possono, tramite queste passanti, anche questi essere fissati alle cinghiette di questa tracolla, che anch'essa troviamo all'interno della confezione. È molto comoda perché ovviamente siccome si tratta di un oggetto anche di un certo peso, e il peso è un buon segnale, perché appena lo si prende in mano si capisce che stiamo parlando di un oggetto di alta qualità. Poi abbiamo ovviamente le parti, diciamo così, che lo compongono, che sono praticamente questi 2 tasti che vedete qua sopra, gommati. Ovviamente anche questi non temono assolutamente l'acqua, questo con la M e questo con la freccia. Adesso vi spiego a che servono, è davvero molto semplice. Abbiamo poi la ghiera di messa a fuoco che regola quindi la messa a fuoco generale, quindi di entrambe diciamo così i tubi di visione, e poi abbiamo invece delle regolazioni separate per ogni oculare. Regolazioni che permettono di regolare la diottria dell'occhio, quindi per adattarsi appunto al nostro occhio, ma anche tramite queste ghiere argentate l'ampiezza, diciamo così, il campo visivo di quello che stiamo vedendo. Tutto qui, non c'è altro. Ovviamente, come tutti i binocoli, possiamo allargarlo, stringerlo per adattarlo appunto alla nostra conformazione e quindi avere la visione migliore possibile. Tutta la struttura è gommata ed è fatta in modo, diciamo, con questa lavorazione antiscivolo. L'unica cosa che non è compresa nella confezione, che dovrete quindi procurarvi, è la batteria. Stiamo parlando di una batteria di tipo C2, riesce a misurare addirittura oggetti fino a 2300 metri. Stiamo parlando naturalmente di oggetti diversi, quindi in base alla grandezza e al tipo di materiale con cui questi oggetti che noi andremo a misurare sono fatti, avremo, diciamo, possibilità diverse, nel senso che faccio un esempio: se stiamo parlando di un oggetto riflettente, quindi magari metallico, sicuramente avremo la massima distanza di misurazione appunto circa 2300 metri, ben 1370 metri per misurazioni su alberi,
e comunque più di 700 metri di misurazione in caso si tratti di animali. L'inclinometro ha un range di lavoro tra più e meno 60 gradi, quindi tantissimo. La precisione di misurazione del nostro telemetro laser è davvero molto alta, perché fino a 300 metri è inferiore o circa uguale a 1 metro, che comunque non supera i 2 metri per le distanze superiori. Ve lo mostro meglio nei particolari, dopodiché ci trasferiamo fuori, andiamo in montagna e andiamo a provarlo insieme. Allora, come avete visto nella parte indoor, ho appena ricevuto dalla Vector Optics questo bino telemetro, il modello Paragon. L'ho ricevuto in test, quindi ovviamente non vedevo l'ora di provarlo. Mi sono quindi spostato in un'ambientazione adatta a un test, diciamo così, su un oggetto che ci permette di vedere a lunga distanza, ma soprattutto di misurare a lunga distanza. Mi trovo quindi oggi a Monte Livata, in questa bellissima vallata che vedete dietro a me, quindi ci sono le distanze adatte per fare un test serio. La giornata peraltro è stupenda, quindi questo mi permetterà di mettere anche alla prova le ottime lenti che monta questo strumento della Vector Optics. Prima che iniziassi a registrare ho già ovviamente dato un'occhiata attraverso il binotelemetro, non vedevo l'ora di farlo, capirete ovviamente la mia curiosità. Devo dirvi che l'immagine viene restituita assolutamente nitida e realistica, nel senso che anche i colori sono restituiti in modo direi quasi perfetto, cioè osservando la natura intorno a me e guardandola poi attraverso le lenti non noto praticamente aberrazioni di colore. Questo è molto importante per chi come noi fa tiro a lunga distanza, perché al momento che andremo a cercare il nostro still target, la nostra piastra, gong o come vogliamo chiamarlo, questo a volte è molto piccolo e il colore non è più tanto evidente come quando era nuovo ed era stato montato da poco, quindi trovarlo a volte non è facile. Infatti col mio vecchio telemetro non mi riesce a volte facile individuare bersagli piccoli a lunga distanza. Nell'ultimo video che avete visto, dove sparavo a 800 metri ad esempio, la piastra era davvero piccola e trovarla è stato abbastanza difficile. Mi sarebbe servito quindi una strumentazione tipo questa, averla avuta, in quanto ci permette invece di vedere intanto ad alta definizione. Gli ingrandimenti sono sufficienti per avere un campo visivo grande e quindi trovare più facilmente il nostro bersaglio, ma il grande vantaggio di avere la capacità di misurare fino a 2000 metri di distanza è il punto forte di questo strumento. Ok, la prima misurazione la effettueremo su quella fila di alberi che mi dà 1039, quindi più di 1 chilometro, con un angolo di 4 gradi. Mi spiace che vedete lampeggiare le scritte del display, perché la frequenza di aggiornamento della telecamera non è la stessa dello schermo OLED. Normalmente ovviamente si vede tutto assolutamente fermo. Adesso misuro quello più lontano, mi dà 1175 con un angolo di 4 gradi. Ora mi sposterò ancora su un altro target, quegli alberi lì che sono ancora un po' più lontani, credo, mi dà 1154. Come vedete non è difficile misurare anche degli alberi che sono anche abbastanza sottili peraltro. Quel cespuglio 986.4 con un angolo di 3 gradi. Questo invece più vicino, 172.4, 2 gradi. Qua se non altro la telecamera è riuscita momentaneamente ad agganciare il display. Quell'antenna televisiva lassù sono riuscito a misurarla 851, e questo è il test più interessante che ho fatto. Praticamente quell'albergo che vedete lassù, semi nascosto dagli alberi, non credevo che sarei riuscito a misurarlo, 1951 metri con un angolo di 6 gradi, quindi siamo probabilmente già ai 2 km. Ora rifarò il test di nuovo, quindi mi sono sganciato e rivado sul target, lo vado a rimisurare. Ecco, cerco di puntare l'albergo e come vedete 1962. Ora misuro un altro target più vicino, 530.3. Quell'altra struttura l'ha dato quasi nascosta, più lontana, e siamo a 1228.
E ora tornerò sull'albergo perché voglio rivedere se effettivamente la misura me la ridà come prima. E guardate un po', 1961, la stessa identica misurazione di prima, eppure mi ero spostato dal target, quindi una misurazione molto molto accurata. Ora ho inserito una serie di immagini per darvi un'idea della resa del colore. Ovviamente le immagini non sono così definite come risultano nella realtà, perché c'è l'accoppiamento tra la telecamera e la lente del binotelemetro che non è dei migliori, però la resa dei colori credo si noti molto bene. Guardate la prossima immagine, ad esempio il verde di quell'albero come risalta bene. E adesso la prossima immagine sicuramente è quella che rende forse meglio. Guardate questa antenna televisiva che è rossa, verde, bianca con il cielo dietro. Su questa si nota sicuramente molto bene che i colori vengono resi tramite le lenti del binotelemetro Paragon della Vector Optics in modo veramente ottimale, direi. E ripeto, tenete conto che c'è una serie di accoppiamenti, diciamo così, meccanici fra la telecamera che sta riprendendo l'immagine attraverso le lenti del binotelemetro, quindi immaginate quanto le immagini siano migliori guardandole direttamente col proprio occhio. Per questo test ho finito, ma non è l'unico test che farò su questo strumento, ve lo dico già da ora. Infatti nella mia prossima uscita mi regherò di nuovo in quel poligono di montagna. Se mi seguite avete visto un altro video dove sono andato a sparare appunto in montagna, e me lo porterò appunto perché non vedo l'ora di testarlo lì. Ci sono una serie di gong, appunto di steel target, che sono un po' ossici da trovare in quanto sono piccoli, posti sopra la montagna di fronte. Il loro colore ormai è un po' così andato perduto con il tempo, quindi non è facilissimo trovarli con il classico rangefinder, quello che fino adesso ho utilizzato io, il classico piccolo rangefinder monoculare. Quindi sono curiosissimo di vedere come renderà il Paragon della Vector Optics, e quindi quanto sarà invece più facile utilizzando questo strumento per me agganciare quindi i bersagli e misurarne in modo forse anche più preciso appunto le distanze. Quindi, come si dice, stay tuned, perché sicuramente vedrete altri test su questo bellissimo binotelemetro. Per oggi è tutto, quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, così non perderete appunto i prossimi video in uscita, e noi ci vediamo sempre qua su Sendit.